Ma se vi dicessi Jamaica Blue Mountain, voi a cosa pensereste? Oggi parliamo di uno dei caffè più costosi al mondo. Bentornati sul mio canale. Allora, prima di iniziare in questo video di oggi, devo ringraziare la torrefazione Calabra di Aquinta che mi ha inviato questo graditissimo omaggio e che io a mia volta omaggerò a chi di voi vincerà il premio settimanale, che come sapete io estraggo ogni settimana. Chi di voi è iscritto al canale, ha lasciato un like, ha commentato il mio ultimo video, e a questa persona che appunto verrà sorteggiata io regalerò un piccolo omaggio delle mie miscele e anche di queste miscele che i torrefattori di solito mi inviano. Quindi il fortunato che vincerà probabilmente prenderà anche delle cialde e capsule di Aquinta che mi hanno omaggiato e che adesso andiamo ad aprire. Eccole qua, anche una bella mattonella di macinato per moka, e questi sono invece al tappo delle capsule. Poi le aprirò e le assaggerò. Intanto grazie ai caffè di Aquinta, è una torrefazione Calabra del 1975, è un'azienda ormai storica che parte dal nonno e che mi ha fatto questo omaggio, grazie mille. Se volete vincere questo caffè oltre alle mie miscele, appunto lasciate un like e commentate il video, potreste essere voi a vincere, ma in realtà la settimana prossima premierò qualcuno di voi che su questo tavolo sta notando qualcosa di strano diverso al solito, una novità. Chi la indovinerà scrivendola nei commenti vincerà appunto il premio settimana prossima. L'estrazione invece del vincitore della settimana scorsa, come sempre, la farò alla fine. Oggi parliamo del Jamaica Blue Mountain, che è un caffè tra i più costosi al mondo. Fa parte di quei caffè molto particolari dati appunto dal fatto dell'essere molto esclusivi. Considerate che appunto ci sono solo 6.000 ettari per produrre questa particolarità del caffè Jamaica Blue Mountain, e oggi con voi voglio parlare di questo caffè e poi voglio anche assaggiarlo, perché sono riuscito a trovare probabilmente l'unica torrefazione che lo fa anche in cialde, anche se già premetto che per la tipologia di caffè che è si esalta in un'estrazione più tra virgolette lenta, quindi ci vuole una moka o possibilmente un V60 o un Aeropress oppure un caffè in filtro per esaltare tutti gli aromi. Ma parliamo un po' in generale di questo Jamaica Blue Mountain. Si chiama Jamaica Blue Mountain perché nasce appunto sulle montagne blu, chiamiamole così, che sono un territorio vulcanico e si trova in Giamaica. Purtroppo, essendo uno dei caffè più costosi al mondo, considerate che costa più o meno 100 euro al chilo, o più o meno significa anche più che non meno, perché 100 euro al chilo è veramente il minimo che si può trovare. È ovviamente uno dei caffè più contraffatti al mondo, purtroppo. Considerate comunque le montagne che si trovano in Giamaica, che si chiamano Blue Mountain, arrivano fino a oltre i 2000 metri, però quella montagna ha anche la parte collinare sotto i 500 metri. Di solito, per correttezza, sotto i 500 metri, quando è coltivato nelle montagne blu giamaicane, si chiama Low Blue Mountain. Poi c'è la fascia tra i 500 e i 1000 metri in cui viene coltivato questo Jamaica Blue Mountain, che si chiama appunto High Mountain, e poi c'è tutto il mondo che va oltre i 1000 metri, che quindi dai 1000 metri fino ai 2200-2300 metri, e sono le coltivazioni più difficili d'altura, che viene proprio definito Jamaica Blue Mountain, e è appunto protetto dalla contraffazione. Il Jamaica Blue Mountain, proprio appunto per questo costo così elevato che ha un packaging particolarissimo, perché da crudo viene inserito all'interno di dei barili di legno, quindi è l'unico caffè che trovate appunto in delle piccole botti di legno a proteggere al meglio la complessità di questo caffè così difficile da raccogliere, proprio perché è coltivato in altura. Ma perché questo caffè è considerato così speciale? Allora, innanzitutto in Giamaica non si coltiva solo il Blue Mountain, ma ovviamente la Giamaica, come tutti quei territori che si trovano su quella fascia, è un produttore di caffè. La differenza di queste montagne blu è che sono innanzitutto un territorio vulcanico, quindi il terreno è totalmente diverso e riesce a dare degli aromi totalmente diversi al caffè. Inoltre è un caffè d'altura, perché come dicevamo per avere la certificazione non deve essere coltivato sotto i 1000 metri, e inoltre quella particolarità di quella montagna, oltre i 1000 metri, fa sì che ci sia sempre una nebbiolina che protegge queste piantagioni dal sole caldissimo giamaicano. Quindi, pur essendo coltivato in Giamaica come tanti altri caffè, la coltre di nebbia e le scarse piogge fanno sì che le piante appunto di questo Jamaica Blue Mountain abbiano un microclima molto particolare che poi rende totalmente differente in tazza il chicco che poi andiamo a macinare e a estrarre. Ma cosa si intende per differente?
Questa nebbiolina fa sì che appunto la pianta venga protetta, ma ovviamente la pianta nasce e cresce più lentamente, quindi diciamo che mentre in Giamaica per la produzione di un chicco verde uno sviluppo totale della pianta e un raccolto avviene in circa 5 mesi, per quanto riguarda il Blue Mountain a causa di questa nebbiolina ci vuole il doppio del tempo. Quindi un chicco che si sviluppa in 10 mesi, essendo un tempo lento, il chicco ha tempo per crescere di più, quindi mediamente i chicchi verdi di un Jamaica Blue Mountain sono più grandi di un chicco verde di qualsiasi altra piantagione. E inoltre questo raccolto così lento da fare, perché appunto ha sviluppato in 10 metri, fa sì che questo chicco riesca ad assorbire al terreno e anche all'ambiente circostante una serie di aromi più ricchi proprio perché è stato più tempo sulla pianta. Quindi è un caffè aromaticamente molto complesso, ovviamente è un'arabica, quindi già di natura ha degli aromi molto più complessi, però il fatto che si sviluppa in 10 mesi fa sì che sia ancora un aroma più complesso e ancora più ricco, quindi ha veramente delle sfumature particolarissime da assaggiare. Per questo non si consiglia un'estrazione in cialdo o in espresso, perché la troppa forza di questo tipo di estrazione fa sì che rischia di bruciare, tra virgolette, gli aromi che appunto sono presenti all'interno del chicco. Per questo si consigliano le altre estrazioni. Io ovviamente oggi vi farò vedere un'estrazione in cialda. Sono riuscito a trovare l'unico torrefattore che appunto utilizza il Jamaica Blue Mountain per metterli in cialde, che è Lu Caffè. Poi vi lascio in descrizione ovviamente il link dove acquistarlo. Io non lo vendo, lo solo tosto nella mia torrefazione per fare degli esperimenti, per assaggiarlo, perché ovviamente ogni torrefattore ha piacere a fare questi caffè speciali. In realtà, dato il prezzo e dato anche il fatto che non sempre viene apprezzato questo caffè, perché è veramente un caffè molto particolare, io neanche lo commercializzo. Talvolta appunto ne faccio delle tostate e le vendo solo in determinati periodi dell'anno, ma quando magari ho richiesto o ho piacere di farlo assaggiare, altrimenti è talmente un caffè costoso e particolare e appunto neanche sempre apprezzato, se non per il fatto della leggenda del nome e del fatto che costi, che quindi io non sempre appunto lo tosto e lo rendo disponibile, perché è un prodotto che appunto va tostato e fatto bere a chi lo capisce e a chi soprattutto ne fa un prodotto e lo consuma subito. Lu Caffè invece ha avuto il coraggio di metterlo in cialda, adesso lo andremo a provare ad assaggiare e vi dirò la mia, e vi lascerò poi il link in descrizione per comprare appunto sia in grani, sia in macinato, sia in cialde questo Jamaica Blue Mountain, così anche voi avrete modo di assaggiarlo e scoprire tutte le sfaccettature di questo prodotto particolarissimo. Una curiosità che vi lascio è che l'80% di questa piccola produzione del Jamaica Blue Mountain viene assorbita dal Giappone, che è il più grande consumatore al mondo di Jamaica Blue Mountain, e quindi per tutto il resto del mondo rimane solo una piccola percentuale di questo 20%. E soprattutto quando magari avrete intenzione di acquistarlo, fate tanta distinzione al Low Mountain, High Mountain e il Jamaica Blue Mountain, perché Low Mountain, come ho spiegato prima, e High Mountain sono tra virgolette dei prodotti similari, ma sono un'altra cosa. Sono il Jamaica Blue Mountain coltivato più basso, che però non ha questa nebbiolina, che fa sì la maturazione del chicco sia lunga e appunto va a prendere tutti questi sapori particolari. Andiamolo a provare subito in tazza. Allora, già dall'odore si percepisce una delicatezza, cioè sono presenti gli aromi ma non c'è quel forte odore di caffè tostato, si nota proprio una dolcezza ed è il classico del caffè che va bevuto senza zucchero, ovviamente non rovinatelo con lo zucchero. Andiamo a erogare. Ha fatto una discreta crema per essere un'arabica 100%. Gli aromi sono delicatissimi, sa proprio di vaniglia, un tabacco leggermente tostato. È comunque molto delicato, si percepisce di certo più l'acidità che l'amaro. Ho una crema a nocciola abbastanza chiara, neanche il colore del caffè è abbastanza chiaro, segno che non era tostato tanto spinto come i caffè napoletani. Adesso lo assaggiamo. Allora, è veramente particolare. Se uno probabilmente ve lo fa assaggiare senza dirvi niente, lo tenderete
a trovare soltanto acido, poco corposo, e quindi non è detto che lo apprezziate. Se invece vi dicono che un caffè speciale d'altura Blue Mountain, andrete a rifletterci appunto nel berlo e riconoscerete degli aromi totalmente diversi da quelli da cui siamo abituati. Quindi c'è appunto, io sento tanta vaniglia, sento tabacco leggermente tostato, di certo non c'è amarezza, c'è un sentore appunto più acidulo, più dolce ed è veramente particolare, non sa dei caffè che siamo abituati a bere, è veramente qualcosa di diverso, essendo monorigine. Prende tutti i pregi del fatto di essere monorigine, ma prende anche tutti i difetti di non essere una miscela in cui l'acidità è stata bilanciata e in cui la corposità è stata aggiunta da altre monorigini più corpose, quindi essendo monorigine è così e quindi prende tutti i pregi e i difetti. Vi consiglio di assaggiarlo se siete appassionati di caffè. Vi lascio in descrizione dove acquistarlo. L'ho provato su questa bellissima Faber Slot Deluxe, che se non avete visto la recensione vi invito a guardare, e sempre in descrizione vi lascio il link al mio sito dove comprarla. È veramente una macchinetta fantastica e dal mio sito avrete anche un assaggio delle mie miscele. Bene, che dire, caffè particolarissimo, per un appassionato di caffè vale sempre la pena sperimentare gusti nuovi. Di certo non è una miscela italiana, come dicevo, come vedete anche la crema si è andata a sgonfiare, è poco corposo, poco amaro, poco forte, è tanto aromatico, tanto dolce, quindi è una curiosità che nella vita dovete togliervi. Per chi mi domanda perché non è sempre vendita il Blue Mountain, è perché la mia idea di fare caffè non è fare caffè da 100 euro al chilo, ma la mia idea è fare caffè di eccellenza, miscela all'italiana, accessibili per tutti. Quindi io voglio darvi nel brand 99 Caffè un caffè veramente d'eccellenza, veramente eccezionale, dove c'è anche la sapienza di mixare le varie provenienze per far sì che ci sia tutto il corpo di un'espressa all'italiana, ma anche la dolcezza di monorigini arabica. Quindi questi caffè monorigine per me sono spesso troppo una moda, che poi non c'è dietro la consapevolezza di quale si va a scegliere. Vi faccio un esempio: tutti parlano di Blue Mountain, ma pochi hanno capito che se della montagna blu prendiamo la parte bassa collinare sotto i 500 metri, c'è poco di quel sapore di un Jamaica Blue Mountain coltivato oltre i 2000 metri. Quindi non è la provenienza che fa la bontà del caffè, ma la fazienda e dove la fazienda coltiva quel caffè. Quindi ci sono tante sfaccettature che purtroppo al consumatore finale non arrivano, e quindi io voglio nelle mie miscele invece portare la mia conoscenza, la mia scelta, che poi diventa una miscela che per me è buona e mi auguro anche per voi. Bene, prima di rimandarvi al video di settimana prossima, sempre alle 2, ora vi vado a dire chi premierò di settimana scorsa, che ha commentato il video. Invece, come vi dicevo, settimana prossima premierò chi di voi si è accorto di cosa c'è di nuovo e di strano sulla mia scrivania oggi. Eccoci qua. Via, vediamo chi fa vincere questa settimana. Top 095. Complimenti Top 095, trovo in descrizione a questo video la mia mail dove scrivermi il tuo indirizzo, il tuo nome cellulare per il corriere, la macchinetta che utilizzi, così avrò modo di regalarti un po' di caffè Iaquinta, un po' del mio caffè. Per tutti gli altri, commentare sotto questo video, potreste essere voi settimana prossima a vincere, e ci vediamo sabato prossimo. Ciao!